Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Oggi ci immergiamo nel report della seconda prova di campionato nazionale Buggy 2022. Purtroppo non sarà un video felice, ma entriamo nel vivo della cronaca della gara. Sì ragazzi, non sarà un video felice. Come sapete, per chi mi segue su Facebook o su Instagram, la mia gara non è andata affatto bene. E di questo sono molto deluso e molto amareggiato, ma purtroppo le gare sono fatte così. Quindi cominciamo con raccontare che per questa gara siamo partiti il giovedì intorno alle 18:30 per arrivare la sera intorno alle 10:30, 11 in hotel ed essere freschi e riposati la mattina del venerdì. Quindi siamo scesi per fare colazione presto. Dopo si può avere un caffè? Non la voglio più, Prendi in pista. Va bene così. Scusi, si può avere un caffè? Grazie. Concentrato. Stai facendo un concentrato di cosa? No, sto vedendo cosa. Dai, salutaci, andiamo. Ah, madonna, buongiorno. Buongiorno. È un buongiorno. No. No. Mia fame. Andiamo in pista e la crew di Balocca aveva fatto un lavoro veramente eccelso per farci trovare un tracciato perfetto. Io parto per la prima manche cronometrata con lo stesso setup dei test dove ragazzi c'era tantissimo grip. Avevo un po' di difficoltà a guidare la macchina, era molto difficile, pertanto decido di indurire gli ammortizzatori di un 50 e di cambiare il differenziale centrale passando da 20.000, che era la gradazione che usavo nei test, a 10.000, che è la gradazione che appunto avevo in condizione di scarso grip sempre negli stessi test. Le modifiche risultano essere veramente valide. Parto per la prima hit cronometrata valida per il reseeding e chiudo al settimo tempo nei 3 giri migliori con un passo di gara ragazzi veramente buono, e nella seconda manche di reseeding riesco nuovamente a fare il settimo tempo assoluto, sempre considerando i 3 giri migliori e migliorando di tantissimo anche il passo di gara. Che dire ragazzi, ero veramente contento di come andava la macchina, ero veramente fiducioso di ciò che potevo fare in questa gara, considerando anche che i test nel weekend che avevo scelto per andare a provare la pista erano andati favolosamente. Riuscivo ad avere un passo di gara incredibile, scartando 2-3 decimi tra il best lap e il giro peggiore, comprensivo anche dei giri nei quali trovavo traffico. Quindi ragazzi, ero veramente contento, la mia macchina era facile da guidare, venivano i tempi con pochissima fatica, e però l'imprevisto c'è sempre. Eccoci qui ragazzi al termine della giornata di venerdì, prove libere e reseeding. Di solito non faccio nessun video, ma in questo caso devo riprendere perché ha cominciato a piovere, ma forte, ma parecchio forte. Vedete alle mie spalle ragazzi quanto sta piovendo. Guardate l'acqua che sgorga dal tetto dei box ragazzi. Un botto. È incredibile. Comunque il venerdì per noi è andato bene, abbiamo fatto 2 settimi in entrambi i reseeding, quindi insomma siamo abbastanza contenti. Chiaramente le condizioni della pista cambieranno per la giornata di domani. Già oggi era umida, ma secondo me domani sarà sicuramente più umida. Vedremo
cosa ci riserva il meteo anche per la giornata di domani e poi niente. Vediamo un po' ragazzi. Quindi ragazzi ha piovuto tantissimo, questo acquazzone non si è praticamente mai fermato, interrotto completamente, ha ripiovuto anche molto durante tutta la notte e la mattina del sabato troviamo chiaramente la pista allagata. Troviamo la pista allagata e l'organizzazione decide di aspettare fino alle 10:30. Buongiorno a tutti ragazzi, è sabato mattina, oggi giornata di qualifiche, è molto tardi ma ha piovuto tutta la notte e quindi stamattina c'è stato un briefing piloti dove hanno detto di attendere almeno alle 10:30 per un nuovo briefing per prendere le decisioni sul da farsi. Ovviamente ragazzi la pista è bagnata, quindi è chiaro che l'organizzazione si sta muovendo per cospargere tutto di segatura e per partire nelle migliori condizioni possibili. Noi abbiamo preparato un motore con filtro d'acqua, tutto pronto anche per un eventuale acquazzone dell'ultimo momento e nel caso di gara bagnata siamo pronti. Spero che tutto vada bene, ieri le prove libere come sapete sono andate bene e niente, oggi troveremo sicuramente un'altra pista perché il bagnato cioè, sarà molto inzuppata d'acqua. Vediamo. Approfittando di questo momento di pausa ragazzi vi porto a vedere il lavoro di modellismo RC, quei ragazzi che sono qua a lavorare. Ciao! Lui è il Diego Ciao ragazzi! e lui è sempre Diego però una volta. Anche se sono grosso il doppio, sono una volta. Ciao ragazzi! Ciao! È grazie a loro che abbiamo le live e lavoro infinito ragazzi. Ma ne manca uno ma adesso lo andiamo a cercare. Grazie. L'altra testa del cerbero di modellismo RC.net è Paolo, storico. Grazie per quello che fate. Un piacere. Ciao ragazzi! È un lavoro incredibile che ha fatto ancora una volta la crew di Balocco, addirittura rullando la pista per farci trovare un tracciato perfetto per l'inizio delle qualifiche e per la giornata di sabato in programma c'era una manche controllata che non aveva nessun valore e le classiche 4 qualifiche. La manche controllata non mi è andata affatto bene, ma ho detto non tocco niente perché ieri la macchina andava perfettamente, quindi non tocco niente, sicuramente col passare del tempo la pista asciugherà e la macchina dei giorni precedenti continuerà a essere buona. La prima qualifica non va bene, ancora una volta decido di usare Magma Verdi come gomma con la stessa macchina del venerdì, ma commetto un errore e oltretutto non ero neanche molto competitivo con i tempi. Decido comunque di non toccare la macchina e di partire per la seconda qualifica con lo stesso setup ma con gomme diverse. Con gomme diverse Bangkok Super Soft. Ancora una volta la qualifica non va bene, commetto diversi errori e chiudo veramente in una bruttissima posizione. Decido comunque di non toccare la macchina ancora una volta e quindi continuando a reiterare negli sbagli che avevo fatto per tutta la giornata di sabato e anche la terza qualifica cambiando nuovamente gomme, mettendo Magma verde blu, ho fatto un brutto risultato. Ancora una volta errori, ancora una volta tempi che non rispecchiavano assolutamente il potenziale espresso il giorno precedente e nella giornata dei test. E indovinate che cosa ho fatto di nuovo per la quarta qualifica? Ho lasciato tutto esattamente com'è. Non ho cambiato niente, nemmeno le molle degli ammortizzatori, pensando che nell'ultima qualifica la pista risultasse essere migliore e invece ragazzi, oltre ad essere umida, nelle ultime 2 qualifiche aveva cominciato anche a specchiare, quindi a lucidarsi. Anche la quarta qualifica va malissimo e ragazzi chiudo in 19ª posizione dopo le qualifiche. Quindi pensate, da 2 volte settimo nei giorni precedenti che mi avevano garantito un 8º posto a 19esimo dopo le qualifiche. È stata una brutta sensazione, la sera del sabato rifletto e cambio totalmente tutta la macchina, ammorbidisco tutti i differenziali facendo 10-7-4, prendo le molle di ammortizzatori, gli ammortizzatori li ammorbidisco mettendo molle più morbide e oli più morbidi, modifico il setup dei drop per le condizioni di scarso grip, quindi per la pista specchiata, e cambio ancora una volta le gomme mettendo un bel treno di Magma verde blu nuove e spero nel giorno successivo
sentivo di essere riuscito a migliorare la mia macchina, a migliorare i tempi. Partivo quindi in finale B con il numero 9. La domenica la pista sembrava essere meglio dei giorni precedenti, ma in realtà, ragazzi, la temperatura ha giocato un ruolo fondamentale. Era veramente molto freddo e una volta che la pista si inumidiva non riusciva ad asciugarsi nel migliore dei modi, perché le temperature non alzavano a tal punto da far asciugare la pista. Parto e nei 3 minuti della partenza credevo che la macchina fosse molto buona. In realtà, ragazzi, mi sbagliavo, cioè commettevo pochissimi errori, la macchina era facile da guidare, ma ancora una volta i tempi non erano efficaci. Quindi riuscivo a mantenere la mia posizione, ma mai a prendere i piloti davanti, a meno che non sbagliassero loro. Il livello della categoria Pro è alto, ragazzi, e che anche in finale B ci sono personaggi di tutto rispetto, campioni italiani, finalisti mondiali, insomma, non è affatto semplice riuscire a passare come avevo fatto a Pietrasanta. In più, se non hai tutto perfetto, essendoci soltanto 2 posti disponibili per il bump up, non riesci a passare. E ragazzi, termino in 6ª posizione, a 4 posizioni dal bump up. Non faccio quindi la finale A. La sensazione che provo è veramente brutta perché nel viaggio di ritorno a casa cercavo di ricordare quando era l'ultima volta che non avevo fatto una finale di campionato italiano nella massima categoria. Io corro nella Expert, o prima F1, perché prima non esisteva la Expert fino a qualche anno fa, dal 2003. E sinceramente, ripeto, non ricordavo con certezza quale fosse l'ultima volta alla quale non ho partecipato a una finale di campionato italiano. Sono dovuto andare a vedere tutti i miei report gare, sono dovuto andare a vedere tutti i miei risultati intabellati che ho anche sul sito, potete consultarli anche voi, ce li ho disponibili dal 2008, quelli prima del 2008 li ho tutti su un file Excel, e ragazzi, ho capito che l'ultima volta, prima di questa, che non ho fatto una finale al campionato nazionale era il 27 luglio del 2016. Cioè praticamente 7 anni fa. E in quell'occasione ebbi un cedimento meccanico perché sono andato a vedere dove si svolgeva la gara, che era a Sacile, e che cosa mi successe, perché io scrivo tutti i report delle gare che ho fatto, e ho avuto un cedimento meccanico mentre ero secondo in semifinale, quindi in pieno passaggio della fase. Quindi anche là non era per capacità che non avrei fatto la finale. Allora sono andato a vedere ancora prima, quando era la data precedente a quella del 2016, che non avevo fatto una finale di campionato nazionale. E sono dovuto tornare ancora indietro fino al 27 giugno del 2010, a Campo Galliano. E in quell'occasione non passai perché purtroppo si è bruciata una candela. Quindi capite bene che dal 2010 al 2022 io ho fatto tutte le finali meno 2 e a questo punto meno 3, ma la differenza fondamentale tra le altre volte è che questa volta non sono entrato per incapacità, non sono riuscito, senza che mi succedesse niente, a entrare nella finale del campionato italiano. E questo, ragazzi, mi mette molta tristezza perché credevo di essermi preparato bene a questa gara, credevo di aver fatto degli ottimi test, credo di averlo dimostrato nella giornata del venerdì, nonostante mancasse grip, e poi come uno alle prime armi non ho modificato la macchina in tutte le qualifiche per adattarla alle condizioni del tracciato. Non ho seguito l'evolversi della pista e sono molto deluso di me stesso e di questa gara che ho fatto, perché ritengo che non siano errori da fare dopo tutti questi anni che corro. Quindi ragazzi, a questo punto l'ultima prova sarà a ottobre, ci saranno molti mesi di distanza tra questa prova e l'ultima, che sarà a San Potito Sannitico, e io non posso che rimandarvi al report di quella gara per capire come si concluderà il mio campionato nazionale. Quindi ragazzi, ci vediamo ad ottobre con il report dell'ultima prova di campionato nazionale, dove vi dirò anche gli esiti di classifica, ma da qui a ottobre abbiamo un calendario ricchissimo di eventi. Abbiamo il campionato nazionale brushless a Pinerolo, abbiamo l'europeo, il mondiale e tantissime altre gare di contorno alle quali parteciperò quest'anno
E quindi ragazzi il canale sarà ricchissimo di contenuti. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video e mi raccomando ragazzi, mettete tanti mi piace per consolarmi un po' da questa brutta prestazione che ho fatto e condividete il video con i vostri amici. Ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ragazzi, dobbiamo arrivare ad una quota importante su questo canale, così da avere contenuti sempre migliori per voi ogni mercoledì e ci vediamo al prossimo video. Ciao!